Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Scorpione, e le tendenze energetiche predestinate per gennaio 2026. Abbiamo la carta della giustizia, amici dello Scorpione. È una carta di riequilibrio o equilibrio, è una carta di regolarizzazione, quindi parla anche di regole e di ufficializzazioni con contratti proprio. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web, il numero di telefono, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e i link di corsi di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Uno è un corso video registrato sul canale e poi ci sono varie proposte live per l'anno prossimo. Bene, andiamo a vedere. Ok, partiamo dalla temperanza, 9 di bastoni, 6 di pentacoli, 9 di coppe, 8 di spade, 5 di coppe, il carro, 2 di bastoni. Ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo un po' qual è la dinamica del mese, diciamo il movimento energetico più importante. Potrebbero anche arrivare dei messaggi sciolti tra di loro e in un secondo momento andiamo poi a vedere caso per caso, quindi l'amore, il lavoro, l'economia e via dicendo. Allora, partiamo dalla temperanza. Abbiamo un fante di spade e un imperatore. Qui c'è come una situazione materiale, scusate, una situazione materiale che o ha bisogno di essere messa in riequilibrio, oppure siccome anche l'imperatore è una carta che parla di regole, di costanza, di lavoro, di fare le cose fatte in un certo modo, e qui avete la giustizia come carta iniziale, può anche essere che si tratti di lavorare il padre dentro di voi, la struttura, l'ordine, la programmazione, magari di una situazione o di una relazione. Andiamo a vedere il 9 di bastoni, perché il 9 di bastoni è una carta che mette dei paletti. Qui abbiamo un 6 di bastoni e la ruota della fortuna. Potrebbe esserci un cambio delle regole per qualcuno qui. Andiamo a vedere il 6 di pentacoli, che di nuovo è una carta, è uno degli arcani minori della giustizia. È una carta che parla anche qui di equilibrio, di scambio, di dare e ricevere. Abbiamo un 7 di... Ho l'impressione che non riusciate tanto a ricevere. Può essere? Perché con il 7 di bastoni è come se vi steste schermando da certe energie. O probabilmente c'è come un voler procedere da soli nella vostra visione di una progettualità, come il non mi faccio condizionare da nessuno, nonostante con questo 6 di pentacoli potrebbero esserci degli scambi ideologici, affettivi, materiali, commerciali, lavorativi con qualcuno.
Andiamo a vedere il 9 di coppe perché è una bella carta, mi parla di una soddisfazione che arriva, di solito viene tradotta come sogno compiuto e qui abbiamo un re di pentacoli e un 9 di bastoni. Molto bene, mi sembra che qui iniziamo ad abbattere le barriere, a diventare più generosi, come più aperti, probabilmente questa ruota della fortuna e la visione di questo scambio equo. Anche datemi una carta per il 7 di bastoni. La luna. Ah, potrebbe essere che iniziate a scacciare certi timori. Datemi una carta per il fante. Potrebbero essere timori lavorativi, timori economici, paure fondamentalmente, magari a livello economico, magari a livello di non farcela. Dipende questo 6 di pentacoli a che cosa fa riferimento, dopo lo vediamo nello specifico, però sento che questo tipo di movimento potrebbe essere principalmente lavorativo o comunque monetario per qualcuno. Andiamo avanti, vediamo l'8 di spade. Abbiamo una regina di coppe e un fante di pentacoli. È come se potrebbero essere i nuovi inizi che vi, diciamo così, tra virgolette, tormentano un po', perché c'è un 8 di spade, una carta di autosabotaggio. Fate attenzione allo scarso amor proprio, questa ve la dico così, perché con la regina di coppe potrebbero esserci come degli alti e bassi emotivi durante il mese, inerente a un nuovo inizio, inerente a un nuovo corso, un nuovo percorso, un nuovo titolo, mi viene da dire, con questo 6 di bastoni. Aspettate che si è girato anche. Potrebbe essere un ruolo, effettivamente, un gruppo, continuano a girarsi carte. Le nuove collaborazioni, secondo me. Andiamo a vedere il 5 di coppe. Abbiamo un 9 di pentacoli e la temperanza. Guardate ragazzi che vi dico, avete carte comunque abbastanza di soddisfazione, soprattutto perché il mese inizia così con questa ruota della fortuna, quindi c'è come un cambio, un'occasione inaspettata che arriva, un riconoscimento che magari arriva. Vi dico, qui ho come la sensazione che ci sia il passaggio dal ho paura, sono stanco o stanca di non trovare una quadra, di cercare sempre un equilibrio, però qui è come se magicamente, grazie alla ruota della fortuna, qualche nuovo equilibrio arrivasse. Infatti poi abbiamo anche un 9 di coppe, un 10 di pentacoli, un 9 di pentacoli. Credo che si stia lavorando per raggiungere questa stabilità che all'inizio non si vede tanto chiara con l'imperatore al contrario. C'è anche il carro è una carta di scelta, è una carta che dà una direzione a una situazione, a una relazione, alla vostra vita. Andiamo a vederlo. Asso di spade ed eremita. Io credo che sarete come davanti ad una scelta ad un certo punto. E perché vi dico così? Perché c'è il 2 di bastoni alla fine, è come se ci fosse la zona di comfort, la zona di sicurezza o la zona di controllo nella quale siete e nella quale magari non state benissimo, ma sapete controllare, vi sentite tra virgolette al sicuro. Qui io credo che si tratti di creare una nuova sicurezza, una nuova quotidianità, nuove regole potrebbero essere, vi ricordo che anche all'inizio vi dicevo che la giustizia ha a che fare con le regole, con le dinamiche, con il lavoro, con la costanza. Qui avete l'8 di pentacoli e uno degli arcani minori dell'imperatore. Si tratta di fare un lavoro nel piccolo, nel quotidiano, un passo alla volta, giorno dopo giorno, come la goccia che buca il sasso. E si arriva poi a questa temperanza. Qui si parte e diciamo che c'è come
solidificare questa guarigione, questo nuovo equilibrio, questa nuova sensazione di sentirsi a casa. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. Adesso poi arrivo alla scelta, Cavaliere di coppe, quindi vedo proprio questa offerta, ragazzi, che arriva, ve lo dicevo già qui, ma qui è ribadito. Potrebbe essere un'offerta che arriva dal passato con questo giudizio, magari è un ricontatto lavorativo di un curriculum che avete mandato mesi fa o magari anche anni fa per qualcuno e c'è come una nuova proposta e qui il 2 di bastoni infatti ci dice c'è questa zona di comfort che non voglio lasciare, però c'è anche questa voglia di andare verso un futuro nuovo, di andare verso qualche cosa che mi può far conoscere gente nuova, che mi può far crescere, che mi può nutrire anche in modo diverso rispetto ad adesso. Sento che un po' qui, appunto, come vi dicevo, sta a voi fissare delle regole, delle abitudini, delle modalità, delle dinamiche che vi facciano sentire al sicuro, che facciano girare, diciamo così, questo imperatore. Qualsiasi sia il tipo di relazione di questo 6 di pentacoli, tenete presente che ogni tipo di relazione si crea. Poi ci sono dei canoni perché impostare una relazione lavorativa ci vuole una certa professionalità, non è la stessa cosa che impostare una relazione di amicizia, però si creano, tutto si crea. Volevo solo andare un attimo a vedere l'asso di spade, 4 di spade, 4 di pentacoli, 3 di bastoni e forza. Di nuovo vedo zona di attaccamento e zona di guarigione, 4-4, e sempre quello che riguarda il sentirsi stabile, anche l'imperatore è un 4. Eremita. È come se da un lato foste tentati di rimanere soli. Vi ricordo che qui c'è come una potenziale, diciamo, chiamiamolo scambio energetico, per non dire relazione, collaborazione. C'è un potenziale scambio energetico che comunque con il 6 di pentacoli apre il cuore perché è uno scambio equo, si dà e si riceve allo stesso modo, o comunque si dà ma si dà nel giusto. C'è un potenziale di guarigione, ma secondo me qui si arriva ad un certo punto dove ci sarà come una scelta da dover affrontare, un po' è il nuovo che arriva e un po' il passato. Può anche essere il passato che diventa nuovo, qui abbiamo un 3 di coppe, potrebbe esserci un festeggiamento, come può essere un ricongiungimento per qualcuno, ragazzi. Diciamo che verso la fine del mese sarete più in una fase di cosa faccio? Colgo il nuovo, vado verso queste nuove opportunità, verso questo nuovo ruolo, verso questo nuovo ciclo anche di vita, perché comunque la ruota della fortuna, tenete presente che avete sia la ruota della fortuna che la carta del giudizio, sono carte karmiche e anche la giustizia. Qui si parla di cambiare ciclo karmico. Ci sono 2 volte la carta della temperanza, o meglio c'è 2 volte la carta della temperanza, quindi è un 4 di spade da qualche parte qui, quindi si tratta di guarire, si tratta di, come vi posso dire, andare alla fase successiva. Ed è come se a gennaio vi si aprisse questa porta. Allora ragazzi, partiamo dal lavoro. Se parliamo di lavoro, beh, vi devo dire, tra la carta della giustizia, tra la carta della ruota della fortuna, secondo me può arrivare un'opportunità lavorativa, soprattutto se avete mandato curriculum, tanti curriculum tempo fa. Vi do 2 dritte, giusto per orientarvi. Potrebbe essere una grande azienda dentro la quale avete mandato il curriculum.
potrebbe essere un'azienda alimentare, qualche cosa che ha a che vedere con la moda e qualche cosa che ha a che vedere con la psicologia, con la terapia. Secondo me questi sono i settori che si muovono un pochettino di più. Anche parte di quello che potrebbe essere tutto, non so, settore pubblico dell'insegnamento, scusate, piuttosto che a livello di corsi di formazione. Ci sono comunque nuove possibilità che si aprono. Vi dico, avendo la giustizia è facile che siano contratti a lungo termine, però ovviamente non è così per tutti, ok? Potreste essere messi davanti alla decisione di, come vi posso dire? Non è che vedo spostamenti fisici, però è come se ci fossero nuove regole da impostare in questa società, in questa collaborazione o nuova azienda dove sarete assunti. Non so sinceramente se coglierete l'occasione, perché è brillante, direi, questa proposta, questo nuovo ruolo, questa nuova opportunità che si apre, potrebbe portarvi effettivamente ad arrivare ai risultati che voi volete, però come l'idea che ci sia una modalità di adattamento che non sapete ancora se volete prendere, se volete fare vostra, no? Vi faccio un esempio. Mm, non lo so, questa azienda richiede una certa divisa, mm? E voi non vi sentite comodi o comode con quel tipo di divisa per X motivi e quindi il fatto di dover, come dire, accettare questa regola può essere impegnativo, no? Magari voi siete allergici alla roba sintetica e la divisa è sintetica, quindi potrebbe essere una giusta motivazione per farsi venire qualche dubbio sul se sia il caso di accettare o no. Vabbè, era solo per farvi un esempio. Comunque, vediamo un po'. Per quello che riguarda le persone che sono occupate, allora, secondo me c'è la possibilità di fare come un passo oltre. Se avete chiesto qualche aumento di stipendio, qualche cambio di ruolo, la possibilità di partecipare ad un corso di aggiornamento per aumentare il vostro prestigio all'interno dell'azienda, vi dico che la cosa potrebbe essere accolta, però ho come l'idea che arrivi qualche cos'altro insieme, di pari passo. Quindi si tratta anche lì per voi di capire se sia la scelta giusta per voi oppure no. Se siete in una fase di cambio, potrebbero arrivarvi delle offerte, delle proposte veramente molto allettanti, ragazzi, ma vi dico che per qualcuno potrebbe esserci da viaggiare, quindi magari potrebbe essere una questione di distanza e quindi anche di costo economico e di usura del mezzo da dover valutare. Vi dico, ogni relazione fa le sue regole, potrete sempre chiedere magari dei rimborsi o insomma fare in modo di trovare come un accordo con l'azienda per cercare di, tra virgolette, limitare i danni per entrambe. Devo dire che non è che vi sembri tanto chiara, la cosa, cioè, ho come l'idea che sia un problema, quello che si pone tra la vostra zona sicura e il nuovo, che effettivamente, risolvendo questa cosa qua, si possono mettere delle nuove basi, delle nuove regole. Io sento che è come se aveste bisogno di cercare stabilità e questo cambio molto positivo che può arrivare, effettivamente vi dà come un momento di destabilizzazione. Tenete presente che avete la forza, ci vuole anche coraggio per entrare nelle nuove situazioni, nei nuovi ruoli magari lavorativi. Sento che non avete ancora le idee ben chiare. Se volete collaborare con qualcuno, creare un'unione con qualcuno, oppure no. Il punto è che vi arriva diciamo che il terreno di gennaio è talmente tanto abbondante che sarà tosta per voi scegliere.
Per quello che riguarda le persone autonome è un po' la stessa cosa, cioè nel senso, sento che ci sono nuove opportunità, ci sono nuove strade che si aprono, nuove conoscenze che effettivamente potrebbero essere dei validi aiuti, delle valide collaborazioni, nonostante le vostre paure, nonostante il fatto che per collaborare con questa persona dovrete magari modificare gli orari dell'azienda o che so io. Però nonostante questo c'è un buonissimo potenziale. Diciamo che probabilmente fate un po' fatica a prendere i cambiamenti, ma una volta che effettuerete questo riequilibrio e metterete le vostre regole per sentirvi al sicuro, secondo me c'è un buon potenziale per sviluppare un buon futuro. Vi dico, di solito quando c'è il carro sono delle scelte prese con successo, cioè sono scelte prese per il bene della comunità. Il punto è che qua non vedo ancora troppa chiarezza mentale. Fate attenzione a non fare una scelta prima di esserne sicuri. Diciamo che c'è comunque una situazione di tipo karmico qui da risolvere. Qualsiasi sia il tipo di collaborazione, di situazione, di relazione che andrete ad affrontare, c'è come un movimento a livello karmico che chiude come un capitolo e ne apre un altro. E anche la giustizia mi parla di quello. Tenete presente che la giustizia fa parte della legge di compensazione. Quindi, se per caso avete passato dei periodi brutti, se per caso vi è stato tolto qualche cosa prepotentemente dalla vita, qualche sogno, è come se fosse giunto il momento di colmare quel vuoto. Qui avete anche il 5 di coppe, che mi parla proprio di un vuoto affettivo. Ehm, Parliamo di soldi. Buonissimo mese, devo dire. Secondo me potrebbero arrivare dei soldi in più, dei premi, delle eredità, dei bonus, potrebbero essere premi produzioni, riconoscimenti, potrebbero essere anche premi a livello di tempo, magari vi regalano del tempo, delle giornate extra, magari di ferie al lavoro, capita raramente. Però la possibilità, ecco, di scegliere magari il periodo di ferie che si vuole prendere e è come se ci fosse un momento di svolta a gennaio, anche a livello economico. Io sento che molte persone riusciranno a colmare quel potenziale vuoto economico che potreste sentire o che potreste vivere nel mese di gennaio. Quindi state sereni. Vi dico, per qualcuno si tratta di soldi che state aspettando da parte di qualche questione burocratica, magari un rimborso, un risarcimento, qualche questione, qualche credito da saldare. Ecco, gennaio potrebbe essere un buon mese per recuperare quel denaro. Parliamo di progetti. Sento che per chi ha progetti le cose stanno andando a gonfie vele. Vi dico, qui c'è una ruota della fortuna come un nuovo... Tenete presente che i 6 di bastoni è la carta del leader. È qualcuno che conduce un gruppo e qui vediamo effettivamente diversi gruppi. Però è uno scambio, ok? Quindi il leader non è un capo, sono due cose diverse. Il capo è colui che comanda, il leader è colui che crea come un'unione, è il primo a lavorare, cioè nel senso è colui che dà il buon esempio. Quindi, denaro bene, progetti in via di sviluppo che danno soddisfazioni, qualche cosa si smuove, tante opportunità che arrivano e arriviamo alla parte relazionale. Allora, parliamo di single. Ci sono delle buone prospettive, ragazzi, che il panorama cambi. Qui io credo che ci sia come una sorta di zona di insicurezza con questa temperanza. Molte persone stanno, diciamo così, cercando di magari guarire questi vuoti che vediamo qua e c'è come un cambio di panorama, c'è come la possibilità di affacciarsi al mondo. Guardate, io non vedo una sola relazione nello specifico. Aspettate. Beh, forse più verso fine mese, però all'inizio del mese
C'è come un cambio di panorama, un cambio di scena, un cambio nelle relazioni, anche quelle familiari, anche quelle di amicizia, anche quelle di vicinato. Cioè sento come se steste un po' abbandonando le barriere, perché qui si parte con un 9 di bastoni, poi c'è un 7 di bastoni, quindi si va pian piano scendendo, e poi abbiamo un 9 di bastoni al contrario. Credo che ci sia come all'inizio io vi dicevo che è come se non sapeste ricevere. C'è un po' come il lasciar andare il controllo di questo fante di spade. Fante di spade è la carta del sorvegliante, no? In questo caso è girato al contrario ed è un po' ossessivo questo controllo. Quindi si tratta, ma perché? Perché qua non c'è stabilità. Sono un po' collegate secondo me queste due energie. Quindi si tratta di lasciarsi andare anche un pochettino al flusso, togliersi quest'otto di spade, questo autosabotaggio e andare verso un riequilibrio, che è quello che vedo, perché abbiamo la giustizia, la ruota della fortuna, due volte la temperanza, il 6 di pentacoli. Vi dico, secondo me arriveranno delle occasioni anche per i single. Sento come un qualche cosa di più identificato verso la fine del periodo. La sensazione che ho è che qui siate all'interno di una scelta. Cioè qualcuno di voi è come se dovesse prendere una decisione. Tenete presente che c'è anche un 3 di coppe, quindi potrebbe essere la decisione tra due persone. O tra due situazioni magari. Potrebbe essere rimanere single e iniziare una relazione, considerato che abbiamo sia l'eremita che il 9 di pentacoli, ma effettivamente con il 3 di coppe potrebbe essere che stiate come frequentando due energie e qui si tratti di scegliere con quale o con chi creare che cosa. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione, anche per voi cambia un po' il panorama, soprattutto se la relazione è fresca. Io ho come la sensazione che ci sia più apertura, più disposizione a prendersi quello che arriva, perché comunque qui le dinamiche cambiano con questa ruota della fortuna, diciamo che si abbassano un po' i muri difensivi, si inizia a percepire questo scambio comune di energie, io do ma ricevo anche. E quindi c'è come un miglioramento di tutta la situazione, potrebbero esserci dei viaggi, vi dico, con questa carta del carro, questo vale un po' per tutti in realtà, anche se non siete in coppia. Magari per qualcuno si tratta del faccio il viaggio in coppia o faccio il viaggio da solo, ipotesi, o da sola, o creo questo lavoro, questa nuova opportunità, questo nuovo percorso lavorativo da solo o mi appoggio a qualche azienda, a qualche mentore. Vi dico, sento che siete più voi a liderare, più che diventare seguaci di qualcuno o di qualcosa. Comunque devo dire che per le persone che sono in coppia, appunto, c'è come una svolta, un cambio della situazione, c'è come un... A me viene da dirvi inseguire un sogno. Per quello che riguarda invece le persone che sono in una relazione non etichettata, clandestina, incerta, credo che potrebbero ritornare a galla come certi temi, magari non ancora risolti del passato, e questo vi faccia un attimino dire, aspetta un attimo, ma allora se è così, mettiamo nuove regole, creiamo come dei paletti, che qui inizialmente secondo me avete, ma poi creando una... perché il 6 di pentacoli è una relazione di scambio equo, è una relazione sana, ok? Che ha confini, che ha limiti e ci sta. Mano a mano che si raggiungono certi traguardi è come se vi rilassaste, ok? E qui secondo me si possono rivedere come dei temi che erano rimasti in sospeso nel passato, potrebbero arrivare delle scuse, potrebbero arrivare come delle prese di consapevolezza, delle notizie nuove, delle informazioni nuove che vi danno la possibilità di prendere una nuova coscienza sul tipo di relazione, su quello che voi potete dare all'altro o che l'altro o l'altra può dare a voi.
Se parliamo di relazioni familiari, e intendo famiglia di anime, quindi parliamo di fratelli, parenti, vicini, colleghi, amici. Sento che è un buon periodo, ragazzi. Devo dire che sarete un po' presi da altro, cioè nel senso sento che le feste sono finite ed è come se vi voleste rifocalizzare sulla vostra vita, su voi stessi, è come se aveste paura di perdere qualcosa, però in realtà sento che è più parte della luna, questa paura ed è anche dell'otto di spade effettivamente, c'è come un voler colmare certi vuoti, ma io credo che le relazioni che instaurerete, soprattutto nel mese di gennaio, saranno talmente in equilibrio da rendervi rilassati. E questo darà il passo a questo Cavaliere di Coppe, quindi a questo nuovo tema che si potrebbe porre a fine mese. Potrebbe essere un'offerta, non è che perché sia un Cavaliere di Coppe che sia per forza un'offerta romantica, ok? Può essere un'offerta lavorativa, un'offerta di amicizia, un'offerta di seguire qualche nuovo percorso, di fare qualche viaggio. Io sento tanto forte il viaggio. Può essere che qualcuno vi inviti a fare un viaggio, magari un viaggio importante, il viaggio dei vostri sogni, perché qui comunque abbiamo un 9 di coppe. Fatemi sapere come vi risuona, ok? Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Outsider, è ora di venire fuori. E schizofrenia, oh che interessante. Dunque ragazzi, l'outsider indica questo uscire allo scoperto. È un 5 di pentacoli, ce l'avete anche qui, e parla un po', anche qui avete l'otto di spade, del fatto dell'autosabotaggio, del fatto che il lucchetto qui è aperto, basterebbe toglierlo e sfilare la catena e si sarebbe liberi, però è come se non si vedesse le cose vicino perché si è troppo focalizzati a vedere al di fuori, ok? E questa schizofrenia è un po' questa ambivalenza tra, qui si vede bene con la carta della temperanza, tra vado da una parte o vado dall'altra, e anche qui si ripete con il carro e il 2 di bastoni. È interessante perché vi faccio notare che in questo mazzo le brocche della temperanza sono disegnate una azzurra e una rossa e una gialla, in certi mazzi sono una azzurra e una rossa. E stanno ad indicare proprio il lato femminile, in questo caso la notte, la luna, e il lato maschile, quindi il giorno, la luce, il sole. E si tratta di rimettere in equilibrio questi due aspetti, questi due poli, quello che vuole la mente e quello che vuole il cuore, la parte maschile e la parte femminile. È come se mancasse la struttura qui e l'ordine, forse un po' di più la parte maschile, la parte concreta, la parte materiale probabilmente. Va bene, andiamo a vedere altri due oracoli. Carta numero 11, ragazzi, la giustizia è la carta numero 11. Sono divinamente guidato. Effettivamente, avendo la giustizia, avendo il giudizio, dove ci sono le ali dell'angelo, la temperanza, 2 volte. Fatemi vedere che altro. Insomma, ne avete già 4. Di solito si dice che quando ci sono gli angeli raffigurati nei tarocchi c'è qualcuno che veglia su di voi. Può essere un angelo letteralmente o qualche anima trascesa che veglia su di voi. Effettivamente con la carta del giudizio potrebbe proprio essere qualche vostro avo. Carta numero 1, un altro 1, 11, 1, 11. Qui abbiamo 10, la ruota della fortuna che comunque è sempre 1. E parla di una pacifica presenza. Ve la metto proprio qua sotto la carta della temperanza. Parla di
mi viene da dire centrare l'obiettivo, fissarsi su un obiettivo, capire che cosa è importante per voi, mettere, come vi dicevo, le regole che vi fanno sentire al sicuro, ragazzi. Amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale date like, mettete hype, iscrivetevi, condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti mi potete contattare via mail o via telefono, che è sotto nella descrizione. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Lo potete anche trovare nella pagina web. Comunque, per chi invece volesse procedere per conto proprio, c'è la possibilità di abbonarsi al canale. È l'abbonamento più basso, ce n'è anche uno più alto, ma è il corso intermedio di Tarocchi, quello, comunque dategli un'occhiata. E in quella parte io tratto sia le credenze limitanti, ma anche tanti altri argomenti di metafisica, di metamedicina. Ci sono delle meditazioni per pulire il campo energetico, per proteggere il campo energetico, insomma, c'è un po' tutto quello che io ho studiato in tanti anni, che ho condensato e messo in quella sezione per aiutare anche voi nel vostro percorso di crescita. Quindi è stato studiato come se fosse un corso di formazione, è proprio una scuola. Ci sono 4 playlist, sono numerate e anche i video sono numerati e vanno visti in ordine progressivo, se no non ci capite un tubo. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!